Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo unboxing veloce, in questa recensione veloce, mentre io ho tra le mani il Cabolite K5701. Allora, prima di guardare il mezzo, vediamo cos'è in dotazione della scatola, che ho qui per terra. Partiamo con batteria da 5000 mAh 7,4, ok, connettore solo per lui, vedete, per cui un connettore che sarà difficile trovare, ma per fortuna nel mio caricabatterie, che se guardate qui nella playlist qui in alto vedrete che c'è anche l'attacco per questo connettore, e questo mi fa piacere, anche se caricabatterie solo con l'attacco del bilanciamento delle celle. Qui abbiamo al suo interno, ci fa vedere fino a 3 celle, come le celle sono cariche, e abbiamo sia attacco europeo e attacco americano. Telecomando, purtroppo dobbiamo inserire le batterie, io le ho già inserite, e sono 4 stilo AA, le classiche batterie normali. Andiamo avanti, 2 dettagli del mezzo, poi lo accendiamo insieme, mettiamo il telecomando qui davanti a noi. Allora, il mezzo si presenta in questo modo, è naturalmente un Mercedes Arox, ok? Questo qui ha il marchio Cabolite, per cui la K di Cabolite. Qui nell'anteriore è tutta plastica, anche i supporti, le protezioni per le luci sono in plastica. Giriamo sul lato, classici specchietti del Mercedes. Qui abbiamo un cassone abbastanza capiente in plastica, con questa scalettina in metallo. Vabbè, dettagli. Poi naturalmente lui è un 4x4 con differenziali liberi, vedete ragazzi? Allora, se abbiamo naturalmente l'albero centrale non senza differenziale, loro purtroppo sono liberi. Perché faccio questa faccettina qua? Perché i differenziali liberi sui miei terreni, sui punti dove c'è sabbia, potrebbero avere problemi. Naturalmente da questa parte lo giriamo. Abbiamo il vano porta oggetti con niente dentro, 2 cunei in plastica bellissimi, e tutto il resto, chassis, parafanghi, sono in metallo, ok? Per cui è una via di mezzo tra metallo e plastica. Allora, rigiriamo il mezzo per quale motivo? Perché, come voi sapete, bene o male, anche lui no, perché è diverso come aggancio, hanno l'attacco da questa parte per aprire la cabina e mettere la batteria. Problema: questa scalettina ci impedisce molto lo sgancio, e ci dà un po' di impiccio per poter accedere molto più facilmente. Abbiamo la batteria che vedete dove l'ho messa qui ragazzi, ecco la batteria. Allora, tutti gli switch su, adesso accendiamo il mezzo così vediamo come funziona. Switch su, accendiamo la nostra radio tenendo premuto, radio Fly Sky, ok? Non so dirvi bene il modello, ma so solo dirvi la marca. Apriamo di nuovo, perché giustamente si deve chiudere il nostro modello. Qui all'interno non si vede, abbiamo una fascetta per poter adagiare al suo interno la batteria, così da non perderla, anche se comunque non si fa nessuno sport estremo con questo mezzo, ma è stata messa lì. Allora, l'accesso da questa parte è un po' più complicato, però dai, piano piano ci si prende la mano. Colleghiamo la batteria, sistemiamo il ventilatore. Avete sentito che comunque si è accesa la centralina. Abbiamo già le luci accese, vedete ragazzi, queste luci qua è sopra, perché il mezzo non è ancora partito. Allora, per far partire il mezzo abbiamo standard, io accelero, io vado indietro, ok, e io sterzo. Diciamo che il mezzo così funziona senza audio, ok? Non fa niente, prendo e inizio a giocare se non voglio l'audio. Se invece volessi l'audio, che naturalmente lui è provvisto di scheda audio e scheda luci, allora mettiamo il mezzo in questa parte. Vi spiego questa luce qua perché così possiamo vedere meglio le lucettine qua. Allora, iniziamo con, se noi muoviamo questa levetta da questa parte, accendiamo le altre luci, accendiamo le abbaglianti e spegniamo tutto. Se accendo le prime luci e lascio in basso
la levetta, mi si accendono le 4 emergenze, 2 anteriori, laterali e 2 posteriori, vedete? Poi io naturalmente tolgo, accendo le altre luci, uno switch veloce avanti e indietro, accendo le altre luci e ho tutto il camion acceso. La cosa che ho notato è che questo mezzo posteriormente non accende le luci, vedete? Solo se io freno, vedete? Si accendono, cioè avanti, freno, dietro. Lascio, vado avanti e lui va avanti, ok? La retromarcia, lui accende la retromarcia, guardate. Non suona perché in questo momento non abbiamo l'audio. Per cui ricordatevi che se lo prendete, le luci posteriori si accendono solo e soltanto quando il mezzo frena o quando abbiamo la retromarcia, cioè quelle bianche. Adesso, questo switch qua, come avete visto già nel mio altro Mercedes, è prima marcia, seconda marcia. Per cui così va molto più lento, così va molto più veloce. Questo switch non serve a niente. Questo è il volume dell'audio, adesso vedremo. Su centrale, accendo il mezzo lasciandolo centrale. Basta che mando basso ho il clacson, ok? Se io dovessi tornare verso l'alto e andare in centro, spengo il mezzo. Queste sono le opzioni più difficili. Allora, riaccendiamolo. Vi dà fastidio l'audio? Abbassiamo o lo del tutto. Se no, attenzione, lo alziamo al massimo. Così anche se vogliamo avere il nostro mezzo che ha l'audio ma ci dà fastidio che è troppo alto, abbiamo tranquillamente il volume. Per il resto, io sterzo da una parte e mi si accendono le frecce, sterzo dall'altra e mi si accendono le frecce. Ricordiamoci, per fare le emergenze basta, ragazzi, basta lasciare lo switch delle luci in basso, ok? Ogni volta che io faccio un movimento veloce dello switch aumentano le varie luci, ok? Se luci spente lo abbasso e mi partono le emergenze. Lo alzo ed ho finito, senza aver acceso le luci. Come possiamo vedere, il mezzo ha 4 ruote motrici. Un attimino, ragazzi, vedete? Questo mezzo nasce totalmente elettrico, come gli altri mezzi. Se noi alziamo questa levetta, scusate, in questo caso dobbiamo abbassare, abbiamo il sollevamento elettrico. Questo sollevamento arriva a fondo corsa, ha uno switch che, un switch che tocca, lo manda in protezione e via. Il sollevamento è nient'altro che simile all'altro Mercedes, come è fatto, solo che qua abbiamo il pistone elettrico, qua abbiamo un pistone idraulico. Stesso motivo dell'altro, nella parte posteriore abbiamo 2 gancetti che, come il nostro basculante va a chiudersi, questi gancetti vanno a tirare e fa sì che il basculante non si apra più. Per cui, come io alzo in questo momento, lui va a toccare, i gancetti tirano e lui non si apre più. Ricordiamoci che è un vasca in plastica, diciamo che è molto molto plasticoso. Io penso che abbia circa un 50%, anche meno. Notiamo che le scatole differenziali sono in plastica. Sì, ok, abbiamo gli ingranaggi in metallo, ma le scatole differenziali sono in plastica. Tutti e tre abbiamo la trasmissione centrale, ok, diretta, scatola anteriore, scatola posteriore, plasticose. Naturalmente questo possiamo definirlo come un new entry nella linea professionale, ok? Perché è già un mezzo scala 1.14, già molto ben rifinito, con una radio già abbastanza di qualità, sì, scheda sonoro, scheda luci, tutto quello che volete, però sappiate che ha sempre i suoi comunque limiti che poi andremo a testare. Voti che posso dargli? Allora, se dovessi partire da lui, ok, non avendo provato altri mezzi di fascia più alta,
io gli darei un 10, ragazzi. Se dovessi partire da lui, ragazzi, io dico, questo è il mio primo modello 1.14 con ribalte elettriche e tutto, veramente ci sta tantissimo, raga, ci sta, che è una meraviglia. Purtroppo, ripeto, non abbiamo differenziali bloccanti, non abbiamo la vasca in metallo, vabbè, ma sono dettagli che vanno a implementare il suo costo, perché per il resto veramente non c'è nulla da lamentarsi, sinceramente non c'è nulla da lamentarsi. Abbiamo una dotazione base, abbiamo batteria, caricabatterie, telecomando, quello che vogliamo, abbiamo tutto, per cui ragazzi, cosa posso dirvi? Approvato, approvato. Abolite K5701, ragazzi, alla prossima!